Benvenuti, bentornati amici, continuiamo a parlare in questa ennesima video lezione della storia della Polonia e anche della storia della Lituania. Ricordate come abbiamo concluso nella video lezione precedente? Abbiamo parlato dell'importantissimo re polacco Casimiro IV che muore nel 1492. Egli quindi viene sostituito da suo figlio Giovanni Alberto, destinato a regnare in Polonia dal 1492 al 1501. In Europa centrale e orientale la situazione era ormai questa: si confrontavano da una parte una Russia che con Ivan III, Russia che in realtà si chiamava Moscovia, vabbè, che con Ivan III, lo zar Ivan III, era diventata solida e disciplinata, e dall'altra parte le deboli monarchie elettive di Polonia, Boemia, Ungheria, che costituiscono una zona complessa e poco stabile. Queste tre monarchie, Polonia, Boemia e Ungheria, interagiscono continuamente tra loro perché i sovrani appartenevano alla stessa dinastia degli Jagelloni. Ad un certo punto la famiglia degli Jagelloni si espande. Giovanni Alberto Jagelloni, abbiamo visto, re in Polonia, figlio di Casimiro Jagellone. Però c'era un altro figlio di Casimiro, ovvero Ladislao Jagellone, che ottiene la corona di Boemia nel 1471, attenzione, e anche la corona di Ungheria nel 1490. Ottiene la corona di Boemia dopo la morte del prestigioso Giorgio di Podebrari, re ussita, e ottiene la corona di Ungheria dopo la morte dell'importantissimo re ungherese Mattia Corvino. Tuttavia in Lituania i lituani preferiscono eleggere come gran principe non Giovanni Alberto, il re di Polonia, bensì il terzo figlio di Casimiro, Alessandro, che quindi diventa Granduca di Lituania. Il figlio più giovane di Casimiro, quindi il quarto figlio, il quarto di questi fratelli che vediamo, cioè Sigismondo, ottiene invece dal fratello Ladislao, che è re di Boemia ed Ungheria, ma in questo caso ci interessa come re di Boemia, ottiene dal fratello Ladislao il governatorato della Slesia e della Lusazia, cioè delle due province tedesche, o almeno in parte tedesche, all'interno della Boemia. Quindi vedete 5 fratelli jagellonici. Le circostanze che portano Ladislao Jagelloni a essere eletto sia dalla dieta boema sia dalla dieta ungherese sono state già sviscerate nelle video lezioni sulla Boemia e anche in quelle sull'Ungheria, a cui vi rimando. Quindi vedete, abbiamo in Europa centrale e orientale ben 4 fratelli della dinastia degli Jagelloni, figli del precedente re polacco Casimiro IV, cioè Ladislao, Giovanni Alberto, Alessandro e Sigismondo Jagellone. Nel 1503 Ivan III di Russia torna per l'ultima volta, come aveva fatto in passato, a rivendicare tutti i territori dell'antica Rus di Kiev posseduti dalla Lituania, le attuali Bielorussia e Ucraina, anche per motivi religiosi. Ecco, la Moscovia di Ivan III si proclamava la terza Roma, che avrebbe dovuto difendere il cristianesimo europeo dall'impero ottomano, eccetera. D'altra parte, attenzione, alcune città russe che erano sotto proprietà lituana erano effettivamente attirate dall'appello di Mosca. Infatti città come Przemysl, oppure Sereisk, oppure Kozelsk, città russe,
passano volontariamente dalla Lituania alla Russia. Tuttavia, con la morte di Ivan III nel 1505, muore nel 1505, si arresta per il momento l'espansione della Russia, o meglio della Moscovia, verso la Lituania. È l'unica conquista importante del suo successore Vasili, il successore di Ivan III, Vasili Basilio, sarà la città di Smolensk, come vedremo. Quindi c'è un'unione jagellonica che si crea tra Boemia, Ungheria e Polonia a partire dal 1490. Tuttavia quest'unione di Boemia, Ungheria e Polonia sotto due sovrani della medesima dinastia degli Jagelloni non durerà, e anzi porterà alla disintegrazione di Boemia e Ungheria, con la Polonia unica superstite sempre più stretta tra Asburgo d'Austria e Russia. Abbiamo detto che nel 1490 i lituani respingono il nuovo re di Polonia, Giovanni Alberto, e preferiscono separare il trono di Lituania da quello di Polonia, eleggendo come gran principe di Lituania Alessandro. E infatti i lituani erano rimasti delusi dal padre di Alessandro e dal padre di Giovanni Alberto, il già più volte ricordato Casimiro IV di Polonia, che essendo stato sia re di Polonia sia gran principe di Lituania aveva finito per trascurare la Lituania, capite? Quindi i lituani preferiscono avere un principe che sia diverso dal re di Polonia. Nel 1494 vi fu un patto di reciproca assistenza tra Ladislao d'Ungheria e di Boemia e Giovanni Alberto di Polonia. Quest'ultimo però, attenzione, muore dopo 9 anni di regno nel 1501, muore Giovanni Alberto, e così però Lituania e Polonia si riuniscono. Abbiamo visto che i nobili lituani precedentemente non erano d'accordo, ma ora cambiano idea. Quindi Alessandro, appena eletto re di Polonia, mantiene anche il trono di Lituania. Dunque i lituani acconsentono alla riunificazione delle due corone. Peraltro, attenzione, Alessandro muore dopo soli 5 anni nel 1506, e chi diventa il nuovo re di Polonia è ovviamente l'altro fratello disponibile della dinastia degli Jagelloni, cioè Sigismondo Jagellone, che abbiamo già nominato come governatore della Slesia e della Lusazia, diventa il nuovo re di Polonia, e lui resterà al trono per un periodo decisamente più lungo rispetto a Giovanni Alberto e ad Alessandro, perché diventa re di Polonia nel 1506 col nome di Sigismondo I e col soprannome di Il Vecchio, e ci resterà fino al 1548. Quindi noi parleremo, attenzione, di questi 3 re di Polonia, cioè nell'ordine Giovanni Alberto Jagellone, Alessandro Jagellone e Sigismondo I Jagellone. Non è che siamo già passati a Sigismondo I avendo fatto morire gli altri 2, avendoli archiviati. Dobbiamo parlare di diversi argomenti, riprenderemo anche gli altri 2 re di Polonia in questi argomenti. Il primo degli argomenti che trattiamo sono gli ottomani. Gli ottomani alla fine del 400 erano tranquilli. Giovanni Alberto non vuole combattere con loro, infatti firma una tregua con gli ottomani. Successivamente cambia idea e si convince ad attaccarli.
Giovanni Alberto chiede un'alleanza contro gli ottomani. A chi la chiede secondo voi? Ovviamente al fratello Ladislao, re di Boemia e d'Ungheria. Un'alleanza che però non va in porto perché Ladislao rifiuta di sostituire il voivoda di Moldavia, l'importante Stefano di Moldavia, che tanti successi riscosse contro gli ottomani, di cui Giovanni Alberto non si fidava. Giovanni Alberto in realtà il re di Polonia voleva sostituire Stefano di Moldavia con Sigismondo, d'accordo, con il già citato Sigismondo, suo fratello. Il re di Boemia, Ladislao, non è d'accordo, e re di Boemia in questo caso ci interessa più come re d'Ungheria perché la Moldavia dipendeva dall'Ungheria, era uno stato vassallo dell'Ungheria. Quindi polacchi e lituani attaccano gli ottomani da soli, senza l'aiuto dell'Ungheria e della Boemia, nel 1497. Cosa succede? Che Stefano di Moldavia, che ritiene che la guerra sia stata intrapresa contro di lui, volge le sue truppe contro i polacchi, che devono ritirarsi. Anche le truppe lituane non hanno miglior fortuna, non riescono a sfondare. I turchi e i tatari così invadono la Polonia e Giovanni Alberto deve riappacificarsi con Stefano, riconoscendo la sua sovranità in Moldavia. E Giovanni Alberto deve anche chiedere una tregua al sultano. Quest'ultimo accetta di sospendere le ostilità, anche perché il sultano di Istanbul ha timore che la Polonia possa allearsi con Venezia, contro la quale gli ottomani sono in guerra. Ungheria e Polonia dunque firmano una pace con l'impero ottomano che viene rinnovata più volte fino al 1521. Prima di diventare re di Polonia, Alessandro Jagellone, in quanto principe di Lituania, quindi torniamo un attimo indietro nel tempo, si trova in guerra con la Russia di Ivan III. Ricordate, prima l'abbiamo fatto morire e abbiamo detto il suo successore Vasili in Russia, adesso torniamo indietro, resuscitiamo Ivan III. Ivan III insieme a suo figlio Vasili, che appunto però non è diventato principe di Moscovia, e insieme ai tatari di Crimea invade la Lituania. Alessandro è in grande difficoltà in quanto Granduca di Lituania, deve chiedere la pace. Ivan III accetta solo a patto che Alessandro riconosca tutte le sue recenti conquiste. Questa pace viene sancita da un matrimonio, infatti Alessandro, vedete, ve l'ho scritto qui, vi ho messo un cuore, Alessandro di Lituania, che non è ancora re di Polonia, sposa Elena, la figlia dello zar di Moscovia, Ivan III. Ma la guerra riprende dopo che molte zone di frontiera si sottomettono alla Russia. Il fatto che, attenzione, spontaneamente i russi, bielorussi e ucraini si stacchino dalla Lituania per unirsi alla madre Russia, naturalmente spinge Ivan III a cercare di ottenere di più, quindi lo spinge a intraprendere nuovamente guerra contro la Lituania. Il pretesto per Ivan III è il tentativo di Alessandro Jagellone di Lituania di favorire la conciliazione tra Chiesa greca e Chiesa romana. Ivan III non accettava la riunificazione delle due chiese, però si tratta soltanto di un pretesto. Nel 1500 dunque Ivan dichiara di nuovo guerra alla Polonia. Dopo alcuni anni si giunge a una pace e dopo la morte di entrambi i sovrani, Ivan nel 1505 e Alessandro nel 1506, Alessandro che nel frattempo, oltre a duca di Lituania, era diventato re di Polonia. Dopo la morte di questi due personaggi, Ivan di Russia e Alessandro di Lituania e di Polonia, il nuovo re di Polonia, come sappiamo, Sigismondo, riprende la guerra contro la Moscovia, approfittando del caos prodottosi
in Russia dopo la morte di Ivan III e della volontà dei tatari di cambiare alleanza e quindi non combattere più con la Russia, ma di combattere insieme ai polacchi. Inizialmente i polacchi prevalgono, poi il tradimento del capo tataro cristiano Glinski li mette in difficoltà. Alla fine Sigismondo deve firmare la pace con la Moscovia, riconoscendo le conquiste di Ivan, così Sigismondo è almeno libero di fronteggiare il solito Stefano di Moldavia, che nel frattempo aveva invaso la Galizia, il territorio ucraino appartenente alla Polonia. Alla fine però niente, succede che Sigismondo di Polonia dovrà riconoscere la sovranità ungherese della Galizia, perché nel frattempo l'Ungheria si era messa in mezzo e aveva conquistato la Galizia. Nel frattempo si stavano logorando i rapporti tra Polonia e Ordine Teutonico, vi ricordate le numerose guerre tra Polonia e Ordine Teutonico? Ne abbiamo parlato nelle scorse video lezioni. Vi ricordo che appunto, come abbiamo detto in precedenza, i cavalieri teutonici erano stati pesantemente sconfitti dalla Polonia e resi loro vassalli. Uno dei gran maestri dei cavalieri teutonici dell'ordine teutonico, Tiffen, che in realtà si scrive con 2 F, era rimasto sottomesso sia a Casimiro sia al successivo re di Polonia Giovanni Alberto, ma attenzione, dopo la morte di Tiffen nel 1498 i membri dell'ordine dei cavalieri teutonici offrono la successione al bellicoso Federico di Sassonia. Federico di Sassonia diventa gran maestro dell'ordine teutonico e Federico, a differenza del predecessore, si rifiuta di rendere omaggio al re di Polonia. Nel 1500 Ladislao II, re di Boemia e Ungheria, e Giovanni Alberto, re di Polonia, si alleano con la Francia di Luigi XII. Attenzione, l'alleanza con la Francia di Luigi XII contro i turchi e contro tutti i nemici, così dice il trattato, contro i turchi e contro tutti i nemici. Quindi Polonia e Ungheria e Boemia si alleano con la Francia. Questa alleanza, questo trattato prevede che Ladislao sposerà la principessa francese Anna di Foix-Candale, io ho scritto qua il nome, mentre, attenzione, Giovanni Alberto, Ladislao di Boemia e Ungheria, mentre suo fratello Giovanni Alberto, re di Polonia, si accinge a sposare la sorella germana. Giovanni Alberto quindi si volge contro l'ordine teutonico, siccome non viene appoggiato dall'imperatore, il Gran Maestro si trova in difficoltà e accetta di rendere omaggio a Giovanni Alberto. Prima di poter giurare però Giovanni Alberto muore senza neppure essere riuscito a sposarsi con la principessa francese. Il Gran Maestro Federico, allora Federico di Sassonia, sostenuto questa volta dall'imperatore Massimiliano d'Asburgo d'Austria, cambia idea e rifiuta di rendere omaggio al nuovo re di Polonia, ad Alessandro, nonostante l'ordine in tal senso del Papa, e si rifiuta di rendere omaggio anche al successivo re di Polonia, Sigismondo. L'ordine teutonico aveva un piano per eliminare il vassallaggio della Prussia orientale alla Polonia e unirla alla Prussia occidentale, chiamata anche Prussia reale, che comunque apparteneva alla Polonia. Quindi, vabbè, comunque entrambi i territori, Prussia orientale e Prussia occidentale, nei piani dell'ordine teutonico sarebbero stati governati dal Gran Maestro dell'ordine come feudo comunque della corona polacca. Federico di Sassonia, attenzione, Gran Maestro dell'ordine, muore nel 1510 e l'ordine elegge come nuovo Gran Maestro un personaggio importante, Alberto di Hohenzollern. In contrasto con quest'ultimo e con gli Asburgo che lo appoggiano, Sigismondo Jagellone, re di Polonia, passa dalla parte dell'opposizione ungherese
sposando Barbara Zapolyai. Vedete, ho scritto 1, ci ho messo un cuore, primo matrimonio di Sigismondo I il Vecchio di Polonia, si sposa con Barbara Zapolyai. Barbara Zapolyai rappresentava la fazione nazionale ungherese contro il re d'Ungheria Ladislao, che non solo era straniero, ma si stava imparentando con gli Asburgo d'Austria, e quindi era molto probabile che poi alla fine, come infatti accadde, la corona d'Ungheria sarebbe passata agli Asburgo d'Austria. Contro questa prospettiva si batteva appunto la famiglia Zapolyai, che era l'opposizione interna, capite? L'opposizione interna ungherese, l'opposizione nazionale ungherese, che voleva un re nazionale. E io ho già parlato ampiamente di questo nelle video lezioni sulla storia dell'Ungheria. Quindi Sigismondo si sposa con Barbara Zapolyai, sorella di Giovanni Zapolyai. Quest'ultimo, ve l'ho detto, l'ho spiegato nelle lezioni sull'Ungheria, appunto voleva il ritorno di un re nazionale in Ungheria, eventualmente lui stesso, Giovanni Zapolyai, e contrastava Ladislao II perché, come vi ho detto, era straniero e perché progettava di imparentarsi strettamente con gli Asburgo d'Austria attraverso i suoi figli. Quindi Sigismondo non solo sposa la sorella di Giovanni Zapolyai, ma firma con la famiglia Zapolyai un patto segreto di assistenza contro gli Asburgo. Venuto a sapere del patto, cosa fa Massimiliano d'Asburgo? Nel 1513, pensate, si allea con la Moscovia di Vasili, con la Moscovia del nuovo principe Vasili, che l'anno prima aveva attaccato la Lituania. Per la verità, l'anno dopo, nel 1514, lituani e polacchi distruggono l'esercito russo di Vasili a Orsa. 1514, la Moscovia di Vasili, il figlio di Ivan III, subisce una pesantissima sconfitta a Orsa. Questa sconfitta indebolì poco la Russia. Voglio dire che in realtà la Lituania-Polonia non riesce ad approfittare più di tanto della vittoria di Orsa. Comunque, dopo questa battaglia, Massimiliano d'Asburgo viene indotto a firmare un accordo con la Polonia nel 1515 a Vienna. In seguito, attenzione, dopo la morte di Barbara Zapolyai, cosa succede? Sigismondo, re di Polonia, rinuncerà alla sua politica antitedesca e anti-ungherese, sposando in seconde nozze, ecco vi ho messo qui il numero 2, Bona Sforza. Bona Sforza, quindi seconda moglie di Sigismondo Jagellone di Polonia, Sigismondo I Jagellone. Il matrimonio avviene nel 1518 ed è un matrimonio combinato dai tedeschi, perché Bona Sforza era una pedina degli Asburgo d'Austria. In questo modo Sigismondo, re di Polonia, si riavvicina all'impero germanico e agli Asburgo. Non è più in opposizione. Infatti, alle elezioni importantissime per il re d'Ungheria nel 1527, Sigismondo di Polonia non appoggerà Giovanni Zapolyai, appoggerà invece il candidato che sarà eletto, che come sapete è un Asburgo molto importante, Ferdinando d'Asburgo, fratello di Carlo V. Bona Sforza ha una grande importanza nella storia della Polonia. Bona Sforza porta in Polonia il gusto del Rinascimento italiano, realizza grandi cose in architettura, nelle arti e nelle lettere. Un'altra conseguenza del Trattato di Vienna, che abbiamo appena citato, è la rinuncia, attenzione, da parte di Sigismondo all'annessione della Pomerania occidentale, rinuncia anche alla corona svedese, che gli erano state offerte entrambe, ma per riguardo all'imperatore asburgico lui non le accettò.
Le trattative tra l'ordine teutonico e la Polonia non portarono a niente e dal 1519 al 1521 scoppia un'altra guerra che si conclude con una tregua di 4 anni. Poco dopo, come molti sanno, una cosa famosa, il gran maestro dell'ordine Alberto di Hohenzollern, che cosa fa? Su consiglio di Lutero, di Martin Lutero, si fa protestante, si sposa e secolarizza il suo stato ecclesiastico, che quindi diventa un principato laico. Siccome l'imperatore è ostile alla riforma, e Alberto di Hohenzollern invece aderisce alla riforma, è diventato protestante, Alberto cerca un alleato e dove lo trova? Naturalmente si rivolge a Sigismondo di Polonia, quindi i due da nemici diventano amici. Alberto accetta di firmare un trattato a Cracovia nel 1525, qui l'importante, ve l'ho scritto, trattato di Cracovia nel 1525, e Alberto di Hohenzollern accetta di governare la Prussia orientale sotto la sovranità della Corona di Polonia. Come sapete, 100 anni dopo l'estinzione di questo ramo degli Hohenzollern in Prussia orientale fece sì che il ramo degli Hohenzollern del Brandeburgo ereditasse la Prussia orientale, anche se questa ovviamente è un'altra storia. Nel 1524 Sigismondo tratta un'alleanza che poi non si realizzerà con Francesco I di Francia, che avrebbe dovuto basarsi su 2 matrimoni incrociati tra i figli dei 2 sovrani. In realtà queste alleanze della Polonia, ma anche abbiamo visto della Boemia, dell'Ungheria con la Francia, non portarono mai a niente. La Francia era lontana dall'Europa orientale, da questi stati dell'Europa orientale, la Francia era in tutt'altre faccende affaccendata. Tant'è vero che sapete bene che Francesco I in questo periodo è alle prese con le continue infinite guerre contro Carlo V, l'imperatore Carlo V. La guerra della Polonia con Mosca intanto proseguiva. Vasili era riuscito a riportare, Vasili, principe di Moscovia, era riuscito a riportare i tatari di Crimea dalla sua parte, ma nessuna delle 2 parti in conflitto riesce a prevalere. Si arriva così a una tregua di 5 anni nel 1522, rinnovata nel 1526. La Russia mantiene il possesso della città di Smolensk. Ecco, attenzione, è importante, Vasili riesce almeno a conquistare qualcosa dalla Lituania-Polonia, almeno la città di Smolensk, non conquistò nulla di più. La città di Smolensk nel 1526 passa alla Russia, alla Moscovia. In realtà Ivan III l'aveva occupata già prima, ma in base al trattato del 1526 la Moscovia mantiene il possesso della città di Smolensk, che era piccola ma era strategicamente importante perché si trovava alla confluenza di molti fiumi navigabili. Con i tatari di Crimea si registrano molte brevi guerre intervallate da tregue a partire dall'anno 1510, ma si tratta di guerre limitate, guerre di confine che non portano a mutamenti territoriali. Nel 1526 Sigismondo, e questo è importante, incamera la Masovia. Nel 1526 la Masovia, che già era stato vassallo, viene annessa direttamente alla Polonia in seguito all'estinzione degli ultimi principi locali della dinastia dei Piasti. Nel 1526 assistiamo anche alla fine tragica del ramo boemo-magiaro della dinastia degli Jagelloni. Abbiamo spiegato nel dettaglio questi avvenimenti nelle video lezioni sulla Boemia e anche nelle video lezioni sull'Ungheria e anche in quelle sull'impero ottomano. Tuttavia ripetiamo brevemente le cose più importanti. Nel 1516 Ladislao Jagellone, re di Boemia e di Ungheria, era morto
fatto Boemia e Ungheria passano per elezione, perché erano elettive, attenzione, a suo figlio Luigi Jagellone. Quindi dopo Ladislao Jagellone, Luigi Jagellone è re sia di Boemia sia di Ungheria, come lo era stato il padre. E anche lui, come suo padre, è un re molto debole e privo di potere. Era successo che i nobili sia in Boemia sia in Ungheria spadroneggiavano. E pensate che gli tolsero al povero Luigi Jagellone persino le entrate per mantenere la corte. Vi sono continue guerre civili tra i nobili, tra i boiari. L'Ungheria non è minimamente in grado di fronteggiare l'invasione ottomana guidata dal sultano Solimano il Magnifico in persona, senza aiuti da parte di nessuno, neppure della Boemia, di cui è re. Luigi Jagellone muore nella disastrosa battaglia di Mohacs. Attenzione, si legge Mohacs, in Ungheria nel 1526. L'esercito ungherese è distrutto, i nobili ungheresi e boemi eleggono come nuovo re, come loro nuovo re, come ho accennato prima, Ferdinando d'Asburgo d'Austria, fratello dell'imperatore Carlo V, anche se in realtà la maggior parte dell'Ungheria non verrà governata dagli Asburgo d'Austria, ma verrà a lungo governata dagli ottomani che la occupano. Quindi capite, Ferdinando d'Asburgo d'Austria ottiene le corone di Boemia e di Ungheria, ma la Boemia tutta intera davvero viene governata da lui, dall'Austria, mentre si dovrà accontentare Ferdinando d'Asburgo solo di un quinto del vecchio territorio del grande regno di Ungheria, perché in realtà i 4 quinti verranno occupati e governati dagli ottomani. È importante in relazione alla Polonia, perché come abbiamo detto, va bene, Ferdinando d'Asburgo si prende Boemia e Ungheria perché appunto, come abbiamo detto, era strettamente imparentato con il re defunto Luigi. Ma questa è la fine dell'Ungheria e della Boemia come stati autonomi. La Polonia resta l'unica monarchia elettiva dell'Europa centro-orientale. I nobili polacchi avrebbero dovuto forse capire che il loro strapotere e la riduzione del potere del sovrano poteva alla lunga far crollare la Polonia, come infatti vedremo succederà, come erano crollate la Boemia e l'Ungheria, avendo un re debole alla mercé dei nobili. Ma i nobili polacchi non capirono che alla lunga avrebbero fatto la stessa fine di Boemia e Ungheria. Boemia, Ungheria e Polonia, tutte e tre monarchie elettive molto deboli, monarchie per modo di dire, in realtà oligarchie nobiliari. Nel 1534 si apre una nuova guerra tra la Lituania e la Moscovia. La Lituania conquista Starodub, ma non riesce a recuperare Smolensk. Con la pace del 1537 la Lituania si vede assegnare anche Gomel, va bene, ma sono solo piccoli territori. Nel 1530 riprende anche la guerra tra Polonia e Moldavia. Ci sono invasioni e vittorie da entrambe le parti. Nel 1538 arriva la pace, la Polonia ottiene la zona di Pokuce, ma subito dopo la Moldavia viene conquistata dagli ottomani. Attenzione, come abbiamo detto in precedenza, anche forse nella precedente video lezione, la Polonia perde la Moldavia come stato satellite molto importante che le permetteva alla Polonia l'accesso al Mar Nero. La Moldavia diventa stato vassallo dei turchi, dell'impero ottomano. Abbiamo già spiegato in precedenti video lezioni che il re di Polonia era sempre più condizionato dal Parlamento, che si chiama Sejm, e in particolare dalla Camera dei Deputati, che viene sempre più monopolizzata dalla Szlachta, la nobiltà grande e piccola diventa egemone
nella Camera dei Deputati. Nel 1505, poco prima dell'ascesa al trono di Sigismondo I, i privilegi della Camera dei Deputati e quindi della Szlachta sono confermati e anzi ampliati con il documento Nil Novi. 1505. Ogni volta che Sigismondo aveva bisogno di imporre tasse per la guerra, doveva chiedere l'approvazione della Dieta, del Parlamento. Quando cerca di ottenere una tassa permanente per la difesa, senza che debba essere votata questa tassa di volta in volta, il Parlamento si oppone. Nel 1523 Sigismondo emana un editto in cui istituisce una tassa senza il consenso del Parlamento e 3 settimane dopo si verifica un attentato alla sua vita. Tuttavia la correlazione tra questi due fatti non è provata. Sigismondo riesce ad agire in maniera positiva sull'economia. Riduce il debito pubblico, incrementa l'attività della zecca di Cracovia, regola l'uso dei proventi delle miniere. Nel 1523 Sigismondo emana il Correctura Iurum, ve l'ho scritto qua, il Correctura Iurum, un insieme di norme volte a unificare tutte le leggi del paese, uno statuto che però sarà abrogato dal Parlamento nel 1540, quindi vedete il Parlamento comincia in più occasioni a mettere i bastoni tra le ruote al proprio re e alla fine di fatto Sigismondo I il Vecchio finisce per cedere. Sigismondo I emana 2 statuti che stabilivano per la prima volta, attenzione, che l'elezione del re sarebbe dovuta avvenire non in base al voto di un'istituzione rappresentativa quale il Parlamento, ma viritim e liberamente. 2 sono le caratteristiche dell'elezione del sovrano secondo questo decreto. L'elezione del sovrano deve avvenire liberamente, deve avvenire viritim. Vi ho scritto qua questa parola latina, no? Che deriva da vir, uomo. Che vuol dire viritim? Attenzione, viritim in latino significa individualmente, uno a uno, per testa, ovvero per elezione diretta da parte di tutti i nobili, che erano decine e decine di migliaia, dovevano votare ciascuno di loro, dovevano votare tutti. Ovviamente questi provvedimenti limitano sempre di più il potere del re e accrescono sempre di più il potere della nobiltà. Provvedimenti che saranno confermati dai successori di Sigismondo di cui ora stiamo parlando. Siccome il Parlamento gli rende difficile l'esazione delle tasse, Sigismondo che fa, aiutato da sua moglie Bonasforza, inizia ad acquistare terre per la corona e a sfruttarle adeguatamente per aumentare le entrate reali, capite? E lui, il re e sua moglie Bonasforza si comprano le terre sono nostre, no? Dice il re, e quindi le sfruttiamo e incameriamo noi i proventi. Inoltre Sigismondo pretende dai nobili la restituzione di tutti quei beni che erano stati loro concessi in affitto. Quindi, siccome il Parlamento non gli concede le tasse, avete capito, il povero Sigismondo in qualche modo deve fare da solo con delle sue proprietà personali. Per rafforzare il proprio potere, Sigismondo istituisce nel 1527 un esercito stabile di leva. Questo è importante, anche se in seguito il Parlamento si opporrà anche a questo, figuriamoci. Il Parlamento è dominato dalla Szlachta e la Szlachta nel Parlamento, attenzione, la Szlachta agiva, attenzione, anche per colpire e indebolire le altre classi sociali. Nel 1538 il Sejm, il Parlamento dominato da questa Szlachta, la piccola nobiltà, emana un decreto che obbliga i cittadini a sbarazzarsi delle proprie proprietà terriere, gli abitanti delle città, provocandone l'impoverimento. Successivamente nel 1543 il Sejm, il Parlamento della Szlachta, il Parlamento ormai dominato totalmente dalla Szlachta, vieta ai contadini di riscattarsi dalla schiavitù e rende più severe
le pene per aver abbandonato il villaggio senza il consenso del signore, sicché prosegue il declino dei contadini e dei cittadini di queste due classi sociali, declino che era già in atto e di cui parleremo anche successivamente. E d'altra parte torneremo a parlare ampiamente del Parlamento, dei suoi poteri e delle sue decisioni nelle prossime video lezioni. Mentre Sigismondo I era in vita, viene concesso a suo figlio, attenzione, Sigismondo II, che diventerà re dopo di lui, Sigismondo II il trono del Granducato di Lituania nel 1522 e del Regno di Polonia nel 1529, vivente regge, cioè appunto mentre re Sigismondo era ancora in vita, perché nel 1522 e nel 1529 Sigismondo era ancora re, però capite, mentre lui è ancora in vita, è ancora re, fa eleggere re di fatto il figlio Sigismondo II, quindi garantendosi la successione con questo figlio. Per sostenere l'Università di Cracovia, Sigismondo I nel 1534 vieta con un editto apposito, che peraltro sarà ritirato qualche anno dopo, di iscriversi ad università straniere. Nel 1544 il re concede il titolo di nobiltà ai professori dell'Università di Cracovia che abbiano insegnato per più di 20 anni, quindi vedete agisce nel senso di rinforzare l'università polacca. Nel commercio con l'estero la Polonia segue un regime mercantilistico, le merci in entrata sono soggette a dazio e questa politica, come vedremo, sarà confermata anche dai suoi successori. Nel 1537 si verifica la cosiddetta guerra delle galline, la guerra delle galline chiamata anche guerra dei polli, ovviamente dipende dalle differenti traduzioni. Si tratta della ribellione della città di Lviv, Leopoli, in Galizia, territorio ucraino, ma già fortemente polonizzato e cattolicizzato. I nobili di Lviv, che noi chiamiamo anche in italiano Leopoli, appoggiati anche dal popolo, si rivoltano contro lo strapotere di alcuni funzionari di corte. In realtà la nobiltà mirava a rafforzare ulteriormente il suo potere. I nobili protestavano anche contro il ruolo della regina Bonasforza, che si stava accaparrando molte terre e che veniva accusata di ingerenza nella politica di Sigismondo. E qui i nobili, forse possiamo dire, che non avevano tutti i torti. Sigismondo I diventava sempre più anziano e malandato e Bonasforza spesso decideva e governava al suo posto. Singolarmente pensate che Bonasforza viene accusata dai nobili di Leopoli persino di tenere rinchiuso nei palazzi reali l'erede, appunto l'abbiamo visto già incoronato re, che sarà Sigismondo II Augusto, sarà un re importantissimo in Polonia, di cui ci occuperemo nella prossima video lezione. Infatti Sigismondo II Augusto sarà un re coltissimo, con un'educazione raffinata, approfondita e umanistica, che ovviamente sarà merito della madre Bonasforza, che lo affidò ai migliori precettori e così via. Ma ai nobili di Leopoli questo non andava bene, perché sostenevano che l'educazione del re incombente Sigismondo II era un'educazione troppo umanistica, troppo letteraria, troppo basata sui libri, e Bonasforza impediva al figlio Sigismondo II di avere un'educazione militare. Pensate, se la prendono con Bonasforza anche per questo motivo. Comunque abbiamo detto, non hanno tutti i torti. Alla fine, dopo lunghe trattative, si arriva ad un accordo in questa rivolta delle Lviv. Questo episodio viene chiamato ironicamente guerra delle galline. Perché? Perché si disse che gli insorti, i nobili, avevano ottenuto unicamente il diritto di mangiare il pollame. Proprio durante il periodo di regno di Sigismondo I,
si registra ovviamente la diffusione del luteranesimo in Polonia, che sarà seguito anche dalla diffusione di altre confessioni protestanti. Io qui accenno qualcosa, però alla diffusione e al declino delle confessioni protestanti sarà dedicata completamente una delle prossime video lezioni, perché il protestantesimo in Polonia è una cosa così complessa, una così importante, che ha bisogno di una video lezione ad hoc. Tuttavia possiamo anticipare qualcosa. Sigismondo era cattolico, si oppone alla riforma nel 1520 con l'editto di Torun. Sigismondo vieta l'importazione, la vendita e l'uso dei libri di Martin Lutero. Un altro editto nel 1523 stabilisce contro i luterani pene molto dure, persino la morte sul rogo. Nel 1525 si scatena la ribellione dei luterani di Danzica, una ribellione che ben presto diventa violenta. Inizialmente i luterani di Danzica si scagliano contro il sindaco Eberhard Ferber. Il sindaco Ferber era accusato di ruberie e di corruzione. Poi però gli insorti chiedono l'abolizione dei riti cattolici, quindi questa rivolta prende una caratteristica, una piega religiosa. Questi scrivono a Lutero chiedendogli di inviare loro predicatori della nuova fede, scrivono al re Sigismondo per informarlo del loro passaggio al luteranesimo, confermandogli peraltro l'obbedienza. I magistrati vengono deposti e sostituiti da autorità luterane. Nel 1526 Sigismondo I interviene a Danzica e reprime la rivolta. Il vecchio statuto di Danzica viene ripristinato e molti capi della rivolta vengono giustiziati. Tuttavia, in seguito Sigismondo mostrò maggiore tolleranza con i luterani e con gli altri protestanti, con le altre sette protestanti che si stavano diffondendo in Polonia. D'altra parte, lui difese le libertà delle minoranze religiose che da tempo esistevano in Lituania e Polonia, come si può notare dallo Statuto degli Armeni del 1519, che protegge gli armeni. Anche nel caso dei Rus, degli ucraini e dei bielorussi, che erano ortodossi, insomma, vennero tranquillamente tollerati. In realtà Sigismondo non accettò mai la riforma protestante e continuò a emanare editti contro i protestanti, ma sapete cosa iniziò a succedere? Che questi editti finivano per essere lettera morta, per non essere applicati, e quindi si realizzò una tolleranza di fatto nei confronti dei protestanti. Ripeto, parlerò molto più ampiamente, diffusamente nello specifico della riforma in Polonia, perché vi dedicherò una video lezione apposita. Questa era solo un'anticipazione. Sigismondo I, detto Sigismondo il Vecchio, muore a 81 anni nel 1548, dopo un regno molto lungo. Negli ultimi tempi, come vi ho già detto, egli aveva lasciato che sua moglie Bona Sforza dirigesse la polica polacca. Qui finisce anche questa video lezione. Vi ringrazio di avermi seguito, come al solito. Vi saluto affettuosamente e vi rinnovo come ogni volta l'invito a continuare a seguirmi già a partire dalla prossima delle tante video lezioni che stiamo dedicando alla lunga e complessa storia della Polonia e della Lituania. Vi ringrazio tutti, arrivederci.